Benvenuti nel laboratorio di Mastro Livi. Adesso desidero parlarvi, anzi farvi vedere come costruisco la mia coramella in stecca di legno con lo strato di cuoio. In questo caso vediamo una stecca di legno di Paduca rosso e io uso altri due tipi di legno, il palissandro e l'iroko. Qui vediamo una fettuccina, uno strato di cuoio di vitello da incollare sopra e vi faccio vedere come realizzo. Andiamo a farlo in diretta con le mie mani. Il materiale che io uso per questa realizzazione è un tubetto di Bostik che vado a passare lo strato di colla sul legno, così, sul cuoio, poi con la parte terminale di un trincetto semplicissimo da calzolaio vado a spalmare la colla uniforme sia sul cuoio come sul legno, senza lasciare la colla che sia diciamo ammucchiata, ecco, sullo strato da spalmare, così, ecco. E questo adesso per un attimo lo lasciamo asciugare perché è un collante che agisce con una forte presa dopo che ha esalato la parte alcolica. Lasciamo che si asciughi. Ecco, adesso unisco le due parti e poi andiamo sulla pressa per far aderire maggiormente le due parti per mezzo della colla. Questa è una pressa, come vedete, è oleodinamica da 30 tonnellate di pressione, eccolo qua, e metto in funzione la pressa da questo pulsante, ecco, metto qua la coramella da comprimere, così, in mezzo a due strati di legno e adesso abbassiamo il pistone in modo che comprime la stecca e il cuoio. Ecco qua. Ecco, adesso pochi secondi sono passati e possiamo allentare di nuovo il pistone ed estrarre la stecca con il cuoio incollato.
Ecco qua. E la stecca è pronta, quasi pronta, bisogna adesso col trincetto rifilare le parti esterne. Ecco la coramella di legno, la stecca di legno con il cuoio che abbiamo incollato e fatto aderire bene sul legno per mezzo della pressa oleodinamica. Adesso il legno è ben stabile, è perfettamente in piano. Ora la stecca abrasiva è pronta per aggiungere sopra la crema mia abrasiva. La mia crema è di Mastro Olivi, che ormai è conosciuta e apprezzata nel mondo. Eccola qua. Io nella confezione della crema fornisco una palettina, però sinceramente devo ammettere questo, che è migliore il sistema di usare le dita per spalmarla, perché con le dita si può fare una pressione maggiore rispetto alla palettina, così la si spalma uniformemente, massaggiando un po' così con le dita, che la crema riesce, diciamo, a penetrare un po' sulla fibra del cuoio. Ok, così. Non deve essere eccessivamente messa. Ecco, spalmarla, si può passare con le dita così. Ecco. Poi è facilmente asportabile dalle dita anche con la semplice acqua. Ecco, come vedete, così con l'acqua
viene via tranquillamente. Ecco. Passa un panno, una carta e il gioco è fatto. Adesso, quando è asciutta la crema sul cuoio, che ha fatto il suo lavoro, diciamo, che riesce a penetrare sul cuoio, perché contiene questa crema una base aggrappante specifica per il cuoio. Sia la crema sia la candeletta mia abrasiva per la mia coramella di tela e pelle è una formula mia segreta, pertanto non viene svelata cosa c'è dentro, ma ecco, ha una facoltà abrasiva eccezionale, perché dopo poche passate del rasoio sia la crema che la pasta diventano immediatamente nere, quasi completamente nere. Ciò significa che riescono ad asportare l'acciaio dal rasoio e trasferirlo sullo strato abrasivo. Lasciamo che la coramella si asciuga e poi ci passiamo al rasoio per vedere qual è l'effetto positivo. Adesso la coramella rigida in stecca di legno con lo strato di cuoio, ho applicato la mia crema abrasiva sopra, in questo momento, in questo stato è asciutta, non si asporta, eccola, e passiamo al rasoio. Come passa poche volte il rasoio, vedete che la crema assume subito un colore nero, eccolo qua, che sta comparendo, vedete? Quel nero non è altro che l'acciaio che si asporta dal rasoio e si deposita sul velo della crema abrasiva. Eccolo qua. A questo punto la coramella in stecca di legno rigida con lo strato di cuoio e la crema abrasiva mia applicata sopra è eseguito il lavoro. Eccola. Su una scatolina di cartone viene depositata, poi ha il suo coperchio che la preserva dalla polvere e da fattori esterni, il barattolino della crema, e così è un completo per affilare nella maniera più seria il filo del rasoio. Con questo vi ringrazio della vostra attenzione, la vostra pazienza verso di me, ormai anziano, Mastro Olivi, però sempre in gamba, sempre in gamba. Grazie, arrivederci.